In quel tempo Abia, figlio di Geroboamo, si ammalò. Perciò Geroboamo disse a sua moglie: va a Silo dal profeta Achia, quello che mi ha annunziato che sarei diventato re di questo popolo. Però vestiti in modo tale che nessuno si accorga che sei mia moglie. Porta con te 10 pani, focacce e un vaso di miele. Vallo a trovare, lui saprà dirti che cosa succederà al nostro figlio. La moglie di Geroboamo andò a Silo ed entrò nella casa di Achia. Egli era talmente vecchio che non ci vedeva più. Ma il Signore lo aveva avvertito che la moglie di Geroboamo sarebbe venuta da lui a interrogarlo sul figlio malato. Gli aveva detto che era travestita e gli aveva anche suggerito come rispondere. Achia dunque, appena sentì dal rumore dei passi che la moglie di Geroboamo si avvicinava alla porta, le disse: entra, moglie di Geroboamo, perché ti sei travestita? Ho per te cattive notizie. Riferisci a Geroboamo queste parole da parte del Signore, il Dio di Israele. Eri soltanto un uomo qualsiasi. Ti ho preso e ho fatto di te il capo di Israele, mio popolo. Ho tolto il potere alla dinastia di Davide e ho dato il potere a te, ma non ti sei comportato come il mio servitore Davide. Lui ubbidiva ai miei comandamenti, mi è stato fedele ed ha sempre fatto la mia volontà. Tu invece ti sei comportato ancora peggio di tutti i tuoi precedenti. Hai fabbricato statue di altri dei per provocarmi e ti sei sbarazzato di me. Perciò ora, Geroboamo, travolgerò la tua famiglia nella sventura. In tutto Israele distruggerò ogni maschio della tua famiglia, dal primo all'ultimo. Vi spazzerò via come letame, farò piazza pulita. I cani sbraneranno quelli della tua famiglia che moriranno in città. Chi morirà in campagna sarà divorato dagli uccelli rapaci. Queste sono le parole del Signore, disse Achia. Ora, moglie di Geroboamo, torna a casa. Quando raggiungerai la città, tuo figlio morirà. Tutti gli abitanti di Israele faranno lutto per lui e parteciperanno al suo funerale. Sarà l'unico dei discendenti di Geroboamo ad essere sepolto in una tomba, perché è l'unico in cui il Signore Dio di Israele ha trovato qualcosa di buono. Poi il Signore sceglierà un nuovo re di Israele che distruggerà la famiglia di Geroboamo. Il Signore colpirà gli abitanti del regno di Israele ed essi tremeranno come una canna mossa dall'acqua. Li caccerà da questa buona terra che ha dato ai loro padri. Li disperderà oltre il fiume Eufrate, perché hanno costruito dei pali sacri e così lo hanno molto esasperato. Per le colpe di Geroboamo e per quelle che lui ha fatto commettere al popolo, il Signore abbandonerà gli israeliti. Allora la moglie di Geroboamo partì e andò a Tirzà. Stava entrando in casa quando suo figlio morì. Lo seppellirono e tutto il popolo di Israele partecipò al suo funerale proprio come il Signore aveva annunziato per mezzo del suo servo, il profeta Achia. Gli altri fatti della vita di Geroboamo, le guerre che fece e come governò, sono raccontati nella storia dei re di Israele.
Geroboamo aveva regnato 22 anni quando morì. Dopo di lui regnò suo figlio Nadab. Roboamo, figlio di Salomone e di una donna ammonita di nome Naamà, regnò sul territorio di Giuda. Diventò re all'età di 41 anni e regnò per 17 anni. La sua capitale fu Gerusalemme, la città che il Signore aveva scelto fra tutte le tribù per manifestarvi la sua presenza. Gli abitanti di Giuda andarono contro la volontà del Signore. Con i loro peccati provocarono la sua ira molto più dei loro padri. Costruirono santuari, stele e pali sacri su tutte le colline e sotto ogni albero verde. In tutto il paese si praticava la prostituzione sacra. Insomma, si ripetevano le pratiche vergognose dei popoli che il Signore aveva privato delle loro terre per far posto a Israele. Durante il 5° anno di regno di Roboamo, Shisach, re d'Egitto, attaccò Gerusalemme, si impadronì dei tesori del Tempio e della reggia. Prese anche gli scudi d'oro fatti fare dal re Salomone. Per sostituirli, Roboamo fece fare scudi di bronzo e li affidò agli ufficiali delle guardie che prestavano servizio all'ingresso della reggia. Le guardie li prendevano ogni volta che il re andava nel Tempio, poi li riportavano nella sala delle guardie. Gli altri fatti della vita di Roboamo sono raccontati nella storia dei re di Giuda. Egli fu continuamente in guerra con Geroboamo. Quando morì, Roboamo fu sepolto nella città di Davide, accanto ai suoi antenati. Sua madre, di origine ammonita, si chiamava Naamà. Dopo di lui regnò suo figlio Abiamo.